Intro. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi faccio un video che mi piace a metà. La metà che non mi piace è quella Fender, la metà che mi piace è che comunque sono Telecaster e quindi ce le facciamo andare bene. Ultimamente sto provando tantissime Telecaster e mi stanno piacendo tantissimo. La mia preferita per ora è forse la Michael Kelly Hybrid 55, perché comunque era strana forte come Telecaster. Aveva gli humbucker, il piezo e ci si poteva fare un sacco di musica. Ovviamente ho portato anche qualche Fender Telecaster, una che era la Player Plus, ma non ho mai portato una controparte Telecaster americana, per cui oggi lo facciamo e facciamo un bel confronto con la Player Plus messicana che è passata sul canale quest'anno. Vediamo di capire se questi 1000 euro di differenza hanno senso oppure no. La Telecaster Player Plus l'avete già vista nel suo video dedicato, quindi ne parliamo in maniera ridotta, mentre l'altra è arrivata un po' di tempo fa, l'ho provata e in questo video ci ho messo tutte le differenze fra una chitarra e l'altra, le scoprirete durante il video. Vi dico già però che non voglio fregarvi, non voglio fare un video in cui suono una chitarra ma uso l'audio dell'altra chitarra per farvi sentire la messicana con l'audio dell'americana e viceversa per confondervi le idee e sostanzialmente dimostrare che tutte e due vanno bene. No, perché di differenze ce ne sono e non sono poche. Solo alla fine del video vi dirò la mia, quale preferisco e quale secondo me suona meglio. E solo dopo il video voi mi direte la vostra. Iniziamo dal prezzo, ve lo dico subito, la Player Plus messicana costa poco meno di 1000 euro e invece l'American Professional 2, che è questa bellissima Telecaster, ha un prezzo che si aggira intorno ai 2000 euro. La differenza di prezzo è tanta, gli strumenti sono molto simili ma anche no, stiamo facendo il video apposta. Adesso non c'entra, però sicuramente l'americana è un po' più leggera. Comunque, la differenza che sicuramente colpisce quando guardi gli strumenti è che una ha 3 pickup, che è strano per una Telecaster, e l'altra ne ha solo 2. Infatti la Player Plus è il modello Nashville, con i 3 pickup di cui quello centrale preso direttamente dalla controparte Stratocaster della stessa serie di chitarre. Questa cosa su questa chitarra ci permette di ottenere dei suoni che sulla controparte americana non possiamo avere. Da una parte abbiamo la Telecaster pura, l'altra diciamo che è una Telecaster che è un po' Stratocaster a forma di Telecaster, proprio perché ha questo carattere da Telecaster ma la versatilità della Strato. E ops, mi sono appena accorto che ho fatto un complimento alla Strato. E comunque, nonostante io di solito non ami il pickup centrale, in questo caso, è scattata la magia. La differenza comunque non è soltanto estetica, perché la Player Plus ha i pickup noiseless, mentre l'American Professional 2 ha pickup B-Mod 2 single coil. Per apprezzare le differenze vi farò sentire gli stessi riff suonati con gli stessi suoni con entrambe le chitarre e poi ovviamente anche qualche riff in più solo con la Player Plus. La chitarra ci permette qualche suono in più, quindi ve li faccio sentire. Di sicuro con i noiseless la Player Plus ha un'intenzione un pochino più moderna. Comunque arrivate a fine video così potete anche ascoltare la chitarra e mi dite nei commenti qui sotto quale delle due preferite e soprattutto se le avete provate come vi sembrano. Ora vi parlo invece di una cosa che non è così visibile a occhio nudo ma incide di molto sul feeling che il chitarrista ha con lo strumento. Sto parlando del raggio della tastiera, ovvero il radius, perché sulla Player Plus è molto più piatto, molto più moderno. Infatti anche da questa caratteristica si capisce l'intenzione di modernizzazione di una chitarra storica da parte di Fender, mentre l'altra rispetta in tutto il carattere della tele. Infatti sull'American Professional il radius è da 9,5, mentre sulla Player Plus abbiamo quello da 12. Questa cosa si riflette tantissimo sul playing e sul feeling con lo strumento e vi dico la verità, nonostante di solito io apprezzi molto di più i raggi un po' più piatti, questa chitarra quando me la sono messa addosso mi ha come stregato. Mi ha fatto sentire subito quanto è selvaggia come chitarra, uno di quegli strumenti che non ti perdona niente. E quindi, nonostante io di solito preferisca i radius più piatti, questa caratteristica dell'American Professional mi è piaciuta tantissimo. Su tutte e due le chitarre il manico e la tastiera sono in acero, ma la forma è quello che mi interessa. È Modern C sulla Player Plus e Deep C sull'American Professional. E voi mi chiederete quali sono le differenze? Intanto ringraziamo Fender per questa descrizione super dettagliata della forma del manico, abbiamo capito tutto. Però posso dirvi che a tenere in mano le due chitarre la Player Plus la sento un pochino più piatta come manico, mentre l'American Professional 2 sento che il manico riempie un po' di più la mano e la cosa sinceramente mi piace. Ultima cosa per quanto riguarda il manico è il tacco del manico. Sulla Player Plus abbiamo un mattone da tenere in mano, mentre sull'American Professional 2 è stato tutto un po' smussato e l'accessibilità ai tasti più alti è un pochino più semplice. E per ricollegarmi un attimo alla questione legni, abbiamo forse qui l'unico punto in comune tra le due chitarre. Infatti, il body delle due chitarre è fatto in ontano, cosa super tipica della Telecaster, mentre manico e tastiera, come vi ho già detto poco fa, sono in acero.
quindi anche qui non abbiamo niente di strano per due chitarre che sono Telecaster. Ora invece parliamo delle differenze per quanto riguarda l'hardware oltre ai pick-up. Infatti la Player Plus, come si può vedere, ha un ponte a 6 sellette, ovviamente fisso, e le meccaniche autobloccanti, che è tanta roba, cioè per una chitarra di fascia poco sotto i 1000 euro secondo me è un affare. L'American Professional, come abbiamo visto un po' per tutto il video, risulta essere un pochino più tradizionale e quindi ponte a 3 sellette, classico ponte tele, meccaniche vintage super normalissime. Devo dire comunque che entrambe le chitarre tengono l'accordatura in maniera perfetta. Una volta regolati i ponti anche l'intonazione è impeccabile, anche se ovviamente sul ponte con solo 3 sellette si va un po' di compromesso. La precisione assoluta è davvero complicata da prendere, però aiuto che chitarre. Comunque per tutte queste cose dettagliate della Player Plus vi lascio qui sopra in alto, dove c'è la paletta della Player Plus, il video dedicato a quelle chitarre. Ora, ultimo punto, forse il più importante, il suono. Ascoltiamo le chitarre in generi musicali diversi fra di loro e vediamo se le differenze sono evidenti. Come in tanti altri casi facciamo un bel confronto A e B sulle due chitarre, così mi dite nei commenti che differenze sentite voi. Allora, le due chitarre sicuramente sono diverse anche nel suono e direi che è evidente. Le differenze le sento sia a livello uditivo, quindi ascoltando le tracce che ho registrato, ma le ho sentite tantissimo sotto le dita, un po' complice anche il radius diverso delle chitarre. Ditemi se dalle demo che avete sentito avete apprezzato anche voi quanto siano evidenti le differenze fra le due chitarre. E intanto che me lo dite, ho una domanda per voi. Voglio sapere qui sotto nei commenti quale delle due chitarre comprereste a prescindere dal budget. Cioè, il gioco è, facciamo finta che potete prenderle entrambe, ma dovete sceglierne solo una. Quale? Mi raccomando, non voglio commenti tipo no, 2000 euro sono troppi, non ci arrivo, non voglio spenderli, mi accontento dell'altra. Chi se ne frega, abbiamo le caratteristiche, scelta super analitica. Come se non ci fosse il prezzo. Ora, invece, mandiamo a quel paese la scelta analitica e parliamo di sensazioni e di emozioni. Parlando in questi termini, io non posso far altro che confermare la mia scelta sull'American Professional, e non perché è quella americana, allora è più bella, perché costa di più e bla bla bla. Ormai sul canale mi sono passate per le mani tantissime
tantissime chitarre, dalle più economiche alle più costose. Economiche e costose. E il prezzo e il brand sulla paletta ormai non mi impressionano più. Io scelgo questa americana semplicemente perché appena l'ho presa in mano mi ha detto lei come suonarla. Non lo so, l'ho suonata in modo diverso. E se non è carattere questo, non so che cosa sia. Quindi, se siete amanti della Telecaster pura, la tavola di legno con le corde, se vi piace quella chitarra, fidatevi, provatela e se potete prendetela perché non ve ne pentirete. Se invece non vi piace quella chitarra ma siete comunque attirati un po' dal carattere Telecaster e volete qualcosa di un pochino più soft per avvicinarvi, la Player Plus fa per voi perché è praticamente una Stratocaster a forma di Telecaster. E dico questa cosa super convinto perché quella chitarra, ovvero la Player Plus, la sto usando anche per registrare gli ultimi lavori della mia band che sentirete nei prossimi mesi. Facciamo metal moderno, ho voluto usare una Telecaster che fosse di concezione un pochino più moderna, anche nel sound. L'American Professional non la uso e non la userò, è troppo ingombrante come sound. La Telecaster Player Plus è sicuramente più coerente con il contesto musicale in cui la sto usando. Poi ci sono anche tantissime altre piccole differenze fra i due strumenti, a partire dalla vernice che è in poliestere sulla messicana e poliuretanica sull'americana. E poi una cosa che nel video abbiamo detto essere uguale ma che sicuramente non lo è, sono i legni. Ok, sono dello stesso tipo, ma sicuramente arriveranno da lotti di produzione diversi, avranno un controllo qualità un pochino diverso, ma sicuramente non fanno la differenza principale che c'è fra i due strumenti, quanto invece la fanno l'hardware e la circuiteria della chitarra in generale, sia dal punto di vista sonoro, sia dal punto di vista qualitativo. Ora, spero che questo confronto vi sia stato utile e preparatevi perché la stessa identica cosa la faremo più avanti con i modelli Stratocaster. E già solo per questo dovete lasciare 3 like a testa, iscrivervi al canale 6 volte, tutti i commenti che vi ho detto di fare in questo video dovete farli. E se mai alla domanda che vi ho fatto prima rispondete che volete solo la Player Plus, con i soldi che vi avanzano potreste prendervi questa. Quindi andate a vederlo e fatemi sapere nei commenti di quel video se la prendereste insieme alla Player Plus di questo video oppure no.